Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sulla mappa dell'Italia. Come avrete già letto dal titolo, ho creato un'ultimissima versione della mappa dell'Italia con cui porto moltissimi miglioramenti e spero davvero che vi piaccia. Quindi iniziamo subito. Allora, in questa nuova mappa dell'Italia potete già vedere delle differenze sostanziali. Molti di voi esperti in geografia avranno già capito che questo è uno dei laghi prealpini. Esattamente questo è il lago di Garda. Come potete già capire che le dimensioni sono enormi. Quindi una prima modifica che ho applicato alla mia nuova mappa dell'Italia è che davvero questa mappa dell'Italia è enorme. Allora, se non ricordo male, questa mappa dovrebbe essere qualcosa come 6.000 per 7.000, quindi è davvero enorme, avete un sacco di spazio, potete ricreare pure i vostri paesini sperduti in montagna o anche Milano, Roma, le città principali, avrete un sacco di spazio su cui lavorare. Allora, un'altra modifica che ho applicato, come vedete ci sono molti tipi diversi di terreno, come per esempio là c'è la sabbia, se andiamo più sulle montagne troveremo già le rocce. Cosa vuol dire? Allora, io ho utilizzato un dataset che proviene dall'Agenzia Spaziale Europea che mi dice quale tipo di terreno si trova in ogni singolo pixel praticamente. Quindi come vedete qua ci sono delle rocce. Vuol dire che ci sono delle rocce nella vita reale, come per esempio là ci sono per esempio un deserto, vuol dire che ci saranno zone a bassa vegetazione nella vita reale. Quindi ho adattato le immagini satellitari a Minecraft e credo che il lavoro sia uscito davvero perfetto. Ho utilizzato un dataset delle altitudini ancora migliore, più grande di quello della mappa dell'Europa, quindi vedete è assolutamente dettagliato. Allora, come vedete, poi ho messo i fiumi. Questa volta i fiumi seguiranno, a parte che seguiranno la conformazione del terreno, seguiranno anche un fattore che si chiama flow accumulation, che vuol dire che per maggior territorio scorre un fiume, maggiore sarà appunto la grandezza di questo fiume, specialmente se due fiumi si incontrano in un unico fiume più grande, il fiume più grande sarà appunto più grande. Questa sembra una cosa sciocca a sentire, ma in realtà ci ho sprecato almeno un giorno per capire come farlo, ma è uscito alla perfezione. Poi inoltre vedete i vari tipi di foresta. Questi vari tipi di foreste sono appunto rispecchiano la vegetazione reale. Infatti questo dataset che ho utilizzato, che mi diceva il terreno, mi diceva anche il tipo di foresta del singolo terreno. Quindi mi dice dove stanno le pianure, ci sono pianure nella vita reale, dove ci sono le foreste, ci sono foreste di pini nella vita reale e così via. Quindi come vedete qua siamo nel lago di Garda e vedete che è enorme, cioè questa è solo una piccolissima parte della mappa d'Italia, quindi fa capire quanto smisurata è la mia nuova mappa. Quindi vedete qui arriviamo nella pianura padana che a differenza della mappa dell'Europa, non so se vi ricordavate, se mettevate la render distance massima potevate vedere gli Appennini da una parte e le Alpi dall'altra, invece sta la render distance massima e vedete solamente pianura. Questo dovrebbe essere un fiume che entra dentro il Po. Non mi chiedete che fiume è, perché dico sì che sono bravo in geografia, però non fino a questo punto. E come vedete qua, quando entra il fiume nel Po, questo è un fiume come visivamente comunque più sottile, invece come entra nel Po, a parte che il Po è già più comunque largo, come vedete che entra nel Po diventa ancora più largo. Infatti ha un valore questo fiume chiamato flow accumulation che si andrà a sommare alla flow accumulation di questo fiume. Quindi avrà una flow accumulation che sarà la somma di questi due valori e quindi sarà di conseguenza rappresentato graficamente più largo. Ci sono tutti i biomi possibili ed immaginabili. Ovviamente non troverete delle savane in Italia, però comunque se eventualmente deciderò di fare una mappa di tutto il mondo, in realtà la vorrei fare, però come sapete già l'Italia è 7.000 per 6.000 e mi ha sprecato almeno 2 ore per generare questa mappa. Potete ben capire che comunque il mondo è un bel po' difficile a farsi. Quindi come vedete, in teoria se seguissimo il Po dovremmo sfociare, vediamo verso est, dovremmo sfociare nel mare Adriatico. Come vedete come sfocia nel Po ci sono delle regioni, specialmente nella foce, in cui ci sono delle paludi. Quindi ho settato appunto il dataset per trasformare diciamo i valori in cui c'è vegetazione inondata dall'acqua come appunto paludi. Quindi è stato un po' un lavoro più di conversione che altro, però davvero ci ho messo un sacco di tempo e ci ho davvero perso la testa, quindi questa è una delle mappe più dettagliate davvero dell'Italia e penso anche che rappresentino una regione geografica, tra quelle che rappresentano una regione geografica sia una delle più dettagliate. Come vedete proprio alla fine il Po diventerà enorme, quindi quanti blocchi sono? Saranno 5-6 blocchi
che sfocia appunto questa è solo la foce del Po, e vedete ragazzi, ci potete praticamente costruire una città. Quindi per farvi capire la scala di questa mappa è davvero enorme. Vi faccio vedere altre regioni geografiche, utilizzando sempre il programma che utilizzo sempre. Vi ricordo che si chiama Unmind, quindi non, vedete, sta scritto qui, non mi chiedete di mandarvi coordinate, perché davvero perderei la testa se vi mandassi coordinate ogni volta che qualcuno me lo chiede, ma scaricatevi questo programma e potete vedere una live map in tempo reale praticamente. Faccio vedere il Monte Bianco, come vedete è molto 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 più dettagliata. Comunque ci sono anche i confini, come vedete qua, queste, non so se si vede bene, ma ci sono regioni appunto grigie. Queste strisce grigie sono appunto i confini che le ho fatte di roccia praticamente per farli vedere. E andiamo in Valle d'Aosta, dove si trova il monte più alto della mappa. Come vedete vi crea link praticamente che potete già utilizzare nel mondo di Minecraft, e quindi è facilissimo utilizzare questo programma. Nel frattempo che mi carica, come vedete ci sono davvero tutte le variabili geografiche che ci possono essere nella vita reale. Quindi ci sono pianure, ci sono colline, ci sono montagne, ci sono ghiacciai, ci sono regioni rocciose, ho pure messo dei depositi di ossidiana sull'Etna, perché questo dataset era così accurato che me li diceva pure. Quindi come vedete, poi ve lo farò vedere. Allora, qui siamo in Valle d'Aosta. Come sapete la Valle d'Aosta è appunto una valle, non mi ricordo il fiume che passa, però comunque orbita tutto intorno a una valle, e questa valle è molto piccola, però comunque in questa mappa la possiamo vedere. Quindi ragazzi, ora perdonate se sta laggando, e credo proprio di non mettere in full screen, se no mi crasha completamente. E come vedete alla cima del Monte Bianco passa il confine con la Francia. Infatti se vedete questa andesite è il confine fra due nazioni. L'ho voluto mettere così anche per non renderlo troppo diverso dal paesaggio. E come vedete qui siamo alla punta del Monte Bianco, siamo a un'altezza di 177 blocchi. Vi chiederete come mai non arriva a 256. Semplicemente perché ho voluto mettere che 256 è l'altezza massima della Terra, ovvero l'Everest. Quindi in teoria sarebbe convertibile anche in un mondo, in una, diciamo, mappa dell'Italia, una mappa del mondo generale. Quindi diciamo che non convertirei troppo le altezze. Quindi come vedete qui siamo al punto maggiore della mappa. Potete vedere praticamente tutto il paesaggio intorno, e come vedete, se qualcuno non è mai stato, sono un po' esagerate, diciamo, in altitudine, però ovviamente dovete capire che comunque è in scala, anche se è molto molto estesa, è comunque in scala, quindi comunque è abbastanza precisa. Come vedete ragazzi, i depositi di neve cioè i ghiacciai sono così precisi che scendono addirittura a valle. Come sapete, quando la neve scende a valle, quindi arriva per esempio fino a qua. Quindi come vedete la mappa, diciamo, allora, come vedete la mappa delle altitudini si fonde praticamente con la mappa del terreno, creando davvero una mappa davvero dettagliata. Quindi adesso vi faccio vedere altre regioni dell'Italia, per esempio. Comunque anche questa mappa è così grande che anche le isolette più piccole e insignificanti saranno addirittura molto grandi. Non faccio vedere l'isola d'Elba, che comunque, cioè non mi sto riferendo all'isola d'Elba, che comunque è abbastanza grande, ma anche queste piccole isolette dell'arcipelago toscano sono perfettamente grandi, che comunque se volete stabilirvi in una isoletta del genere potete farlo benissimo. Faccio vedere per esempio l'Etna. Vedete che ci mette pure molto tempo a caricarlo il programma, perché davvero è una mappa, credetemi, estesissima. Quindi andiamo in Sicilia. Come vedete qui siamo sull'Etna. Se qualcuno di voi è mai stato sull'Etna, ci saranno questi depositi enormi di pietra lavica, e ho voluto riportarli anche sulla mappa. Non credo siano così estesi, ma comunque sì, penso proprio di sì. Comunque vedete, è comunque caratterizzato da una regione senza vegetazione, perché appunto quando ci sono le colotte laviche gli alberi bruciano, appunto, quindi non ci sono alberi. Ci sono alberi solamente dove non c'è la roccia, come vedete, e le colotte laviche. Quindi comunque ragazzi, vedete che è dettagliatissimo. Come vedete sono davvero molto soddisfatto di come è uscita la mappa. Quindi se vi piace vi invito a scaricarla, come al solito il download nei commenti, e penso proprio di scriverlo nei commenti, o di farvi un blocco testo in cui vi dico come scaricare appunto la mappa e installarla nel vostro computer, così nessuno ha dubbi. Come vedete questo è l'Etna, che comunque è alto, mi sembra 3800 metri o qualcosa del genere.
e nel senso nella vita reale, quindi su Minecraft saranno qualcosa come 140? 100, sì, 40. 140 blocchi. 141 blocchi. Quindi, come vedete, ragazzi, è perfettamente dettagliata, enorme. Potete creare il vostro paesino, anche la vostra città senza alcun problema di spazio. Vi faccio vedere, per esempio, lo stretto di Messina per farvi capire quanto è molto più grande rispetto alla mappa dell'Europa. Come vedete, potete vedere. Vi chiedo scusa se non lo sto ingrandendo a full screen, anche se potrei, però non voglio rischiare che mi crashi di nuovo. Sapete, ragazzi, per fare il video della mappa dell'Europa in cui mettevo full screen mi ha crashato almeno 4 volte, 5 volte. Quindi andiamo verso lo stretto di Messina e come video che si rispetti dovremo creare il ponte di Messina, dato che soltanto su Minecraft lo creeremmo. Cioè è possibile crearlo perché ovviamente per vari problemi non lo riescono mai a creare. Vabbè, comunque, ragazzi, come vedete creiamo il ponte. Vabbè, ce l'ho fatta, ragazzi. Abbiamo creato il ponte di Messina. Come vedete, ragazzi, è abbastanza grande. Comunque questo è uno spazio di, penso che nella vita reale manca 1 chilometro, 2 chilometri sarà. Quindi, come vedete, ragazzi, è assolutamente grandissima questa mappa. Allora, la scala dovrebbe essere 1 a 250. Quindi un pixel rappresenta 250 metri, almeno se mi ricordo bene. Dovrebbe essere 1 a 250, quindi un blocco di Minecraft sono 250 metri, quindi 4 blocchi, di conseguenza sono 1 chilometro se volete fare il rapporto. Quindi, ragazzi, vi faccio vedere altre magari regioni, non so, vi faccio vedere magari Napoli, dove sta il Vesuvio. Il Vesuvio non ha sedimenti vulcanici perché, come sapete, non è un vulcano attivo. Come vedete, la regione di Napoli, dove sorge Napoli, è abbastanza pianeggiante, quindi sarebbe perfetto proprio ricreare Napoli in Minecraft, perché, come vedete, ragazzi, avete una pianura abbastanza grande, comunque le dimensioni della mappa lo permettono. Questo è il Vesuvio. Come vedete, ragazzi, se qualcuno è esperto della geografia del Vesuvio, potete riconoscere che comunque è fedele alla realtà. Vedete, questo è il Vesuvio. Se non mi fa scontrare contro l'albero ve lo faccio vedere. Ecco qua. È abbastanza significante considerando che comunque la pianura intorno è molto piatta. Quindi, che so, vi faccio vedere pure magari la Puglia con i vari laghi costieri. Ragazzi, la profondità marina è perfettamente fedele. Ho messo che il livello della linea del mare è 64 blocchi, come in modo di Minecraft. Non ricordo bene se 64 o 61, vabbè, più o meno. O 62, vabbè, comunque all'incirca 60 blocchi come nei veri mondi di Minecraft. E quindi ho messo che la profondità minima è 0 blocchi, quindi si appiattiscono, diciamo, fra 0 e 64, mentre le altitudini si appiattiscono fra 65 e 256 blocchi. Quindi potete capire che il rapporto è di circa, mi sembra, 1 a 30 se mi ricordo i calcoli. Quindi, come vedete, ragazzi, qui c'è il Gargano, che è appunto la punta della Puglia, quella sporgenza. Qui siamo sul Gargano, che quella piccola punta in realtà è enorme nella mia mappa. Quindi questi sono i vari laghi costieri della Puglia. Come vedete, ogni regione ha le sue caratteristiche, ma non vorrei rendere questo video troppo lungo, quindi vi faccio vedere giusto le cose principali, diciamo, dell'Italia. Magari faccio vedere l'arcipelago toscano con l'isola d'Elba. Diciamo tutta la penisola è nella maggior parte queste foreste di querce e di betulle con colline. Dove sono andato? Questa, non mi ricordo bene come si chiama questa penisola. Beh, la penisola della Toscana. Siamo esattamente qua. Vi faccio vedere l'isola d'Elba, che comunque è un isolotto che comunque è enorme. C'è assolutamente la libertà di spazio che volete. Quindi vi invito davvero a scaricarla nei commenti, cioè nella descrizione vi lascio il link del download. E questa è per esempio l'isola d'Elba, come potete vedere. Faccio vedere altri posti. Posso farvi vedere la laguna Veneta, che è dove sorge Venezia. Ci si può proprio vedere l'isolotto dove sorge Venezia, anche se non sarà troppo grande, comunque è abbastanza distinguibile. Cioè non sarà abbastanza grande per farvi costruire una città, però comunque è abbastanza grande per starci sopra. Come vedete, questa è Venezia, ragazzi.
separata appunto dal resto della pianura con il ponte, che comunque è abbastanza grande, il ponte di Venezia, e lì dovrebbe esserci Mestre, mi sembra. E quindi, come vedete, ragazzi, Venezia è abbastanza grande, cioè non ci potete costruire massimo una casetta così. Non ci potrete costruire una città perché alla fine non è 1-1, però è davvero molto grande. Vedete, questa è la valle dell'Adige. E come vedete le montagne seguono appunto la valle, quindi il fiume passa tra le montagne. Non ci saranno troppi pezzettini di acqua che salgono e si abbassano come per esempio questi, perché maggiore è la precisione, diciamo, maggiore la precisione dell'altitudine, maggiore è la grandezza, voglio dire, della mappa, più sarà la precisione dei fiumi, ovviamente. Quindi, come vedete, il fiume scende dal suo ghiacciaio e, diciamo, ha appunto scavato questa valle. Quindi ci potrete costruire, per esempio, qui Trento, Bolzano, queste città che sorgono vicino al fiume Adige. Come vi ho fatto già vedere il Po, che comunque nella pianura padana, è inutile che ve lo dico, potete costruire 600 città, cioè tutte quelle che volete. Quindi penso che proprio questa mappa sia davvero particolarmente adatta a fare una specie di server dell'Italia dove ognuno fa il proprio paese, comunque si fa un'economia, un server magari con cui le varie città scambiano tra di loro, fanno guerre, queste cose così, si potrebbe benissimo fare. E magari se qualcuno vuole fare un server mi mandi una mail, mi scriva un commento e possiamo discuterne magari su qualche server magari che volete creare. Niente, vi ho fatto vedere praticamente tutto di questa mappa, vi ho spiegato che i paesaggi sono molto simili, però è davvero, vi ho detto, è davvero grande come mappa, quindi è davvero una ricreazione in miniatura, ma miniatura modo di dire, perché vi ho detto la scala è 1:250, che è enorme. E quindi vorrei chiudere col dirvi che niente ragazzi, quindi il video direi che finisce qui. Spero seriamente che vi sia piaciuto, anche perché con questo video breve ci ho messo davvero almeno un mese per fare questa mappa, quindi spero davvero che vi sia piaciuta. Vi ripeto che se volete scaricarla il link è nella descrizione, con una breve guida che vi aiuterà a scaricarlo e a installarlo nel vostro computer. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così vi invito a lasciare un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto se vi va. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!